Il corpo saggio. Il corpo come specchio dell'anima. La rivoluzione del sintomo. Benvenuti a questo incontro sacro, un momento che ho voluto dedicare interamente alla comprensione profonda di noi stessi e del tempio che ci ospita. Oggi diamo ufficialmente il via a una rubrica che ho sentito l'urgenza di chiamare Il corpo saggio. Questa rubrica del giovedì non è nata per caso. È un appuntamento che scaturisce da una spinta profonda della mia anima, dalla necessità assoluta di riportare la vostra attenzione su una verità che la frenesia, il rumore e il materialismo del mondo moderno ci hanno fatto dimenticare. Il nostro corpo non è un ammasso inerte di materia. Non è un insieme di pezzi meccanici che si usurano o si rompono per sfortuna, per genetica o per un errore del destino. Voglio che vi fermiate un istante, proprio ora, a riflettere seriamente con me. Cos'è, in profondità, la malattia? Nella nostra visione limitata, siamo stati addestrati a guardarla come un nemico da combattere ferocemente, un'intrusione esterna da eliminare il più velocemente possibile con un farmaco che metta a tacere il dolore, o peggio, un tradimento della nostra biologia. Ma in questo percorso che faremo insieme, ribalteremo totalmente questa prospettiva. La malattia, intesa come sintomo generale, è in realtà l'ultimo e più disperato atto di amore che il nostro corpo compie nei nostri confronti. È un grido di soccorso. Quando ignoriamo i segnali sottili dell'anima, quando soffochiamo i nostri desideri per paura del giudizio, o quando restiamo per anni in situazioni lavorative o affettive che ci avvelenano lo spirito, il corpo interviene come un guardiano fedele e amorevole per intimarci l'alt. Il sintomo è un richiamo sacro, un fermati prima che sia troppo tardi, che arriva quando noi non abbiamo avuto il coraggio o la forza di farlo da soli. Esso ci costringe a immobilizzarci, a tornare a respirare consapevolmente e a chiederci finalmente, con onestà brutale, cosa sto facendo della mia energia divina? Sto davvero onorando la mia vita o la sto sprecando? Il sintomo è il segnale d'allarme rosso che indica che il flusso naturale della vita, quella corrente di luce che dovrebbe scorrere libera in noi, si è bloccato in un punto preciso e chiede di essere riconosciuto, amato e finalmente liberato attraverso la nostra presenza e la nostra consapevolezza. La mente, il regista supremo e l'elemento principale di guarigione. Qui arriviamo al cuore pulsante di tutto il mio insegnamento, l'elemento che muove, nutre o avvelena ogni singola cellula della vostra struttura, la mente. Dobbiamo comprendere con una chiarezza cristallina che la mente è l'elemento principale, il regista supremo e assoluto di ogni nostra manifestazione fisica. Il corpo fisico di per sé non possiede un'autonomia propria nel generare né la salute né la malattia. Esso è un esecutore fedele, uno specchio perfetto, un ologramma vivente che riflette con precisione millimetrica tutto ciò che accade nel nostro teatro mentale interiore, conscio e inconscio. Ogni singolo pensiero che formulate, ogni convinzione profonda che nutrite su voi stessi, come non valgo nulla, sono sfortunato, tutto è difficile, e ogni immagine di paura che proiettate con insistenza nel vostro schermo mentale, invia un comando biochimico ed energetico istantaneo a ogni atomo della vostra struttura. La mente è il ponte sacro, il mediatore tra il mondo purissimo dello spirito e il mondo denso della materia. Se la nostra mente è congestionata, appesantita da pensieri di paura costante, di giudizio spietato verso noi stessi o verso gli altri, essa finisce inevitabilmente per mal qualificare l'energia vitale che Dio ci dona. Dobbiamo immaginare la nostra mente come un filtro attraverso cui passa l'acqua della vita. L'energia vitale scende radiosa e perfetta, ma se passa attraverso i filtri sporchi della nostra rabbia, del nostro risentimento o della nostra ansia, essa cambia vibrazione. Quando arriva agli organi non è più luce pura, ma si è trasformata in una frequenza pesante, in una sorta di tossina energetica che col tempo crea il blocco fisico.
Spesso ci sentiamo vittime innocenti di un corpo che soffre, ma la verità esoterica è che siamo prigionieri dei nostri stessi schemi mentali cristallizzati. Una mente rigida che si oppone al cambiamento creerà un corpo rigido e dolente. Una mente infiammata dalla rabbia repressa genererà un'infiammazione fisica. In questa rubrica impareremo che la vera guarigione non può mai limitarsi al trattamento del sintomo fisico, ma deve necessariamente partire dalla purificazione radicale del pensiero. Dobbiamo diventare i guardiani della nostra porta mentale, perché è lì che viene firmato il decreto della nostra vita. Quando l'anima grida, il messaggio che diventa carne e sangue. Noi non siamo solo questo corpo fisico che vediamo allo specchio, siamo esseri multidimensionali, un intreccio meraviglioso e complesso di frequenze vibratorie. Prima di manifestarsi nel piano denso della materia, ogni squilibrio ha la sua origine nei nostri corpi sottili. L'anima, nella sua infinita e paziente saggezza, cerca costantemente di parlarci. Inizialmente lo fa con sussurri gentili, un'intuizione improvvisa che ci attraversa la mente, un piccolo disagio interiore che ci fa sentire fuori posto, un sogno simbolico che si ripete o una strana coincidenza che sembra volerci suggerire di cambiare direzione. Ma cosa succede se la nostra mente è troppo rumorosa? Se siamo costantemente persi nel chiacchiericcio dei problemi quotidiani, nel senso di colpa per il passato o nell'ansia ossessiva per il futuro, succede che non riusciamo più a sentire quei segnali sottili. Quando restiamo sordi per troppo tempo e continuiamo a correre lungo binari che non ci appartengono più, l'anima non ha altra scelta che alzare drasticamente il volume della sua voce per la nostra stessa sopravvivenza spirituale. Quando l'anima grida e la mente non la ascolta attraverso la porta del cuore, il corpo è costretto a piangere attraverso gli organi. Il dolore fisico non è una punizione divina, è il grido dell'anima che si è dovuto fare materia per superare la barriera di una mente distratta e ostinata. Un organo che soffre non è un ingranaggio rotto da buttare, è una parte vitale del vostro essere che vi sta urlando: «Guardami, ascoltami, c'è qualcosa in te che ha bisogno di essere guarito». In questa rubrica impareremo a onorare quel grido, smettendo di combatterlo e iniziando finalmente a comprenderlo per trasformare la nostra sofferenza in una potente chiave di risveglio spirituale. La grammatica del corpo e il ruolo della medicina. Prima di addentrarci nei dettagli di questa grammatica sacra, è doveroso mettere un punto fermo sulla nostra responsabilità. Questo cammino di consapevolezza spirituale che offro come puro aiuto e servizio non sostituisce e non vuole in alcun modo sostituire il parere del medico o le terapie della medicina ufficiale. Siamo esseri complessi che vivono in più dimensioni contemporaneamente. Il medico cura la forma, la materia densa, l'effetto fisico. Noi qui cerchiamo insieme la radice invisibile. La vera guarigione è un'alleanza sacra tra cielo e terra. La scienza si occupa del contenitore biologico, mentre noi ci occupiamo del contenuto energetico e del riequilibrio della mente. Lavorare sulla propria consapevolezza significa dare una marcia in più a qualsiasi processo di guarigione fisica, armonizzando lo spirito affinché la materia possa rispondere con più forza e velocità alle cure. È un atto di sovranità personale. Il corpo parla una lingua che abbiamo disimparato. Ogni cellula del nostro corpo risuona con una specifica area della nostra vita emotiva. Imparare il linguaggio del corpo significa capire profondamente che non esiste alcuna separazione tra ciò che pensiamo la mattina e ciò che sentiamo fisicamente la sera. In questo spazio del giovedì esploreremo come ogni sintomo abbia una sua geografia precisa. Vedremo come un dolore alla schiena possa parlare di pesi eccessivi che portiamo, o come un fastidio allo stomaco indichi situazioni che non riusciamo a digerire. Ogni sintomo ci indica dove la nostra mente ha creato un blocco che impedisce alla vita di fluire. La memoria cellulare, il ciclo di causa, registro e memoria. Perché un disturbo tende a ripresentarsi ciclicamente o a colpire ostinatamente sempre lo stesso punto del corpo? Qui entriamo nel concetto di
causa, effetto, registro e memoria. L'effetto è ciò che vedete oggi, il dolore o la stanchezza. Ma dietro questo effetto si nasconde sempre una causa, un'emozione mal qualificata, un trauma non risolto o un pensiero limitante che ha creato una distorsione nel vostro campo energetico originale. Questa distorsione non svanisce semplicemente con il passare del tempo. Essa crea un registro vibratorio. Immaginatelo come un solco su un disco. Se non interveniamo con una nuova consapevolezza mentale e spirituale, questo registro si cristallizza in quella che definiamo memoria cellulare. Le nostre cellule sono come archivi viventi che registrano e rieseguono i comandi che la mente invia loro. Se la mente continua a ripetere schemi di paura, le cellule eseguono il programma di malessere anche quando il pericolo è passato. Il motore della fede è l'aiuto dei 7 raggi. Per compiere questa operazione di pulizia profonda non siamo lasciati soli. Invocheremo strumenti di pura trasmutazione alchemica. Inizieremo sempre con la legge del perdono. Dobbiamo perdonare noi stessi per aver mal gestito la nostra energia e perdonare il passato per liberare il presente. Useremo poi la fiamma viola per consumare le scorie energetiche che appesantiscono il nostro campo. Ma il lavoro non finisce qui. Impareremo ad attingere alla forza dei 7 raggi, ognuno portatore di una qualità divina specifica. Invocheremo il raggio azzurro per la protezione e la forza di volontà, il raggio verde per sigillare la verità della guarigione, il raggio bianco per riportare la purezza originale in ogni atomo. Tuttavia, dovete ricordare che il motore immobile di tutto questo processo è la vostra fede. La fede non è una speranza passiva, ma la certezza assoluta, ora e qui, che la perfezione divina è già dentro di noi e attende solo di essere richiamata all'azione. Senza la fede, la mente resta prigioniera del dubbio. Con la fede, la mente si apre al miracolo della vita che si rigenera. La fede è il comando supremo che impartite alla materia affinché torni all'ordine. Un aiuto per il vostro risveglio. Questa rubrica nasce dal cuore per offrirvi un aiuto concreto nel vostro percorso di risveglio. Noi non siamo nati per soffrire, ma per splendere nella nostra forma fisica più radiosa. Ogni settimana approfondiremo un tema diverso, analizzando insieme il significato simbolico di un organo per decodificare ciò che l'anima ci comunica. Se sentite che queste parole toccano le corde della vostra anima, restate uniti in questa frequenza. Se volete condividere una riflessione o una testimonianza di luce, i commenti sono uno spazio di ascolto a vostra disposizione. Non siete soli. Io sono qui ogni giovedì per camminare al vostro fianco, riscoprendo insieme la saggezza del corpo per tornare a vibrare nella salute perfetta. Un immenso abbraccio di luce e buona trasmutazione a tutti voi.